Negli anni 50 dell'Ottocento Rochester, New York, era una città relativamente nuova, sede di numerose nuove industrie e dove la gente si trasferiva. I primi credenti avventisti si stabilirono qui per alcuni anni, in una sorta di comunità giovanile. Affittarono una casa per $175 all'anno, a quello che oggi è il 491 di Mount Hope Avenue. I White vissero qui per 3 anni e mezzo, dalla primavera del 1852 all'autunno del 1855. La rivista di Advent Review and Sabbath Herald, che nacque qui a Paris Hill, nel Maine, prima di spostarsi a Saratoga Springs, a New York, passerà qualche anno qui, a Rochester. Fu proprio qui a Rochester, New York, che gli avventisti acquistarono la prima macchina da stampa, un originale torchio manuale Washington. Per la prima volta The Review and Herald sarebbe stato stampato con una macchina da stampa di proprietà avventista, azionata da operai avventisti che osservavano il sabato. Rimase qui sino al 30 ottobre 1855, quando venne trasferita a Battle Creek in Michigan. Gli anni qui a Rochester, però, si caratterizzarono per sacrificio e dedizione. La casa si trovava proprio qui, in questo punto di Mount Hope Avenue, ed era ammobiliata con 2 vecchie reti da 25 centesimi, 6 sedie da $1 e altre 4 sedie senza seduta da 62 centesimi. Non potevano permettersi le patate e al loro posto mangiavano le rape. Il burro era caro, quindi usavano sciroppo di frutta e i legumi erano una costante della loro dieta. Gli operai, quasi tutti adolescenti o ventenni, guadagnavano poco più di quello che serviva per pagare la loro stanza, il cibo e i vestiti, e circa 12 di loro vivevano sempre a casa dei White, insieme alla macchina tipografica. Lavorando molte ore sino alla sera, spesso sino a mezzanotte e qualche volta per la notte intera, iniziarono con entusiasmo il loro compito di diffondere il messaggio attraverso le pubblicazioni. Uriah Smith, che rifiutò una redditizia offerta di lavoro per venire e lavorare per il proprio vitto e alloggio, viveva qui da poche settimane quando affermò che, sebbene non avesse problemi a mangiare legumi per 365 giorni consecutivi, se si fosse trattato di renderli una costante della propria dieta, avrebbe protestato. Altri individui come George Amadon, Warren Batchelor, Annie Smith, J.N. Loughborough, J.N. Andrews, Nathaniel White e Danny White morirono tutti qui a metà degli anni 50, molto prematuramente. Qui gli operai lavorarono fedelmente senza quegli strumenti che gli avrebbero facilitato il lavoro. Quando fu stampato il loro primo libro, utilizzarono una lesina da calzolaio per forare il retro, poi le sorelle usarono ago e filo per cucire i libri e infine un righello e un coltellino per regolare e tagliare i bordi. Non c'erano piegatrici, quindi anche questo fu fatto a mano. Le copertine furono incollate prima che venissero confezionati, impacchettati e poi spediti. Oggi molti di noi vivono una vita agiata, ben lontana da quegli umili inizi. Il lavoro che è iniziato nel sacrificio terminerà nel sacrificio. Sebbene l'esatta natura di quel sacrificio possa sembrare differente oggi, i principi generali di dedizione al dovere e impegno per la causa rimangono. Oggi abbiamo forse più risorse di qualsiasi altro periodo della storia e accesso alle informazioni e tecnologie che non possedevamo anni addietro e che rendono la diffusione del Vangelo molto più semplice. Non agiamo con pigrizia che l'energia e l'entusiasmo di questi antichi pionieri possa oggi motivarci e ispirarci.